Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Con questo video progetto vi mostro un fiore molto bello da utilizzare in diversi modi. Prima vediamo il progetto e quando è finito alla fine vediamo come utilizzarlo. Intanto avete visto piegato il filo, prendo il filo con l'uncinetto, non lo tirate, quindi non fate il nodo che non ci serve adesso, facciamo altre 5 catenelle per un totale quindi di 6. Quando ne abbiamo 6 entriamo qua nella prima, tirate, fate un punto bassissimo, adesso potete stringere e diventare il nodino. Quindi questo capietto ora lo nascondiamo qua nel lavoro. Iniziamo la prima riga facendo 3 catenelle che fungono da prima maglia alta. Carichiamo l'uncinetto e qui dentro ne dobbiamo lavorare 24 punti alti. Il primo è formato dalle 3 catenelle, quindi mancano tutti gli altri. Dopo aver lavorato 24 maglie alte, vi chiudete qui 1 2 nel terzo punto, quindi nella terza catenella, con un punto bassissimo, punto catenella, rientriamo e facciamo un punto basso, poi facciamo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, contate 1 2 3 nella quarta maglia alta, punto basso, poi 1 2 3 4 e 5, 1 2 3 maglia alta, 1 2 3 4 5, contate sempre 1 2 3 nel quarto punto maglia alta. Questo fino alla fine della riga. Lavorate le ultime catenelle e vi chiudete qui, scusate, nel primo punto basso con un punto bassissimo. Vedete, ne dovete avere 6 archetti. Ci spostiamo nel primo archetto con un punto bassissimo e iniziamo a fare 5 catenelle, 2 3 4 e 5. Caricate 3 volte e iniziamo a fare i petali. 1, rientrate, li scaricate, guardate, 2 a 2, 2, scusate, sono senza filo, 2 2 e 2, caricate sempre 3 volte, entrate lì e sempre 1 2 3 e 4 sono gli scarichi. Ora facciamo 1 2 3 4 5 catenelle, ci chiudiamo qui nell'archetto e questo è il primo petalo. Facciamo un punto basso dove c'è il punto basso, ci spostiamo nel prossimo archetto con una maglia bassissima e andiamo a fare 1 2 3 4 5 catenelle, caricate 3 volte e andate a fare il secondo petalo. Questo è da fare per tutto il giro, quindi praticamente sono catenelle, maglie altissime, 3 e catenelle. Questo è l'ultimo petalo. Siccome noi dobbiamo ricominciare da qui per la quarta riga, andiamo a fare un altro carico da 3 che praticamente è l'ultimo lavoro sul petalo. Vedete? Ora cosa facciamo? Entriamo qui nell'ultimo lavoro fatto, facciamo 1 2 3 punti bassi, 2 catenelle di separazione. In pratica io sto già facendo la quarta riga. Caricate, andate qui nel punto intermedio tra un petalo e un altro, facciamo una maglia alta, poi 1 e 2, ci spostiamo sul prossimo petalo facendo direttamente 3 punti bassi, poi lavorate sul petalo entrando praticamente con un punto basso per ogni maglia altissima. Vedete, ora
arrivato alla fine, qua ci sono le catenelle, faremo i nostri soliti 3 punti bassi. Non dovete entrare nel lavoro, ma proprio sullo spazio che si crea nel petalo. 2 catenelle, carichiamo, andiamo alla base, maglia alta, 2 catenelle, ci spostiamo, punto basso. Il risultato è questo. Ci creano queste ondulazioni sul petalo che sono molto belle. Adesso io finisco la riga, ci troviamo per l'ultima. Ci chiudiamo adesso con un punto bassissimo qua nel primo punto basso fatto. Quest'ultima riga è soprattutto una riga di unione, perché se questa mattonella viene utilizzata per creare una borsa, un cardigan, una maglia, una t-shirt, qualsiasi cosa, qui adesso nel punto centrale del petalo è il momento di unirle. Quindi come facciamo? Intanto rientrate nel punto che abbiamo appena chiuso e fate un punto basso. Ora dobbiamo saltare qui con delle catenelle, 1 2 3 catenelle, facciamo un punto basso sulla maglia alta, poi 1 2 3, saltate le 2 catenelle il primo punto e negli altri andiamo a fare dei punti bassi. Quando arrivate sulla maglia alta, altissima, scusate, centrale, che è questa, se voi avete già un'altra mattonella pronta, è arrivato il momento di unirle con questo punto qua, prendendo questa e la mattonella già pronta. In questo giro praticamente noi andiamo a creare il nostro pannello. Cosa succede? Essendo che sono 6 petali, in pratica riusciamo a fare delle unioni un po' a scacchi, una più alta, una più bassa. Non sono 8 i petali, quindi non abbiamo una striscia rettangolare dritta, bensì un po' più alta, una un po' più bassa. Se vi piace questo progetto e vorreste vedere qualcosa di fatto con questo progetto qui, vi consiglio di scrivermelo nei commenti. C'è da dire anche un'altra cosa: per chi vorrebbe mettere molto in risalto il fiore, a questo punto è arrivato il momento di fare l'ultima riga, quindi la riga dell'unione delle mattonelle, con un altro colore. Pensate, questo bellissimo turchese è con un bel contorno di giallo o nero, o perché non un lilla, proprio un contrasto completamente diverso. Sarebbe veramente fantastico, perfetto per la bella stagione e metterebbe un sacco di allegria. Io vi ringrazio dell'attenzione, ora finisco il giro, farò le foto e mi raccomando, se non ti sei ancora iscritto al canale o iscritta, è completamente gratuita, semplicemente YouTube ci mette in contatto e soprattutto fammi sapere cosa ne pensi di questo progetto. Io lo trovo facilissimo, ma molto sciccoso.